Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti e bentornati sul mio canale. Sono super felice di avervi qui oggi per un video che, ve lo anticipo subito, è abbastanza succoso. Sì, avete letto bene nel titolo. Oggi parliamo di Burak Özçivit, il bellissimo attore turco che ha fatto impazzire milioni di persone con il suo ruolo in Endless Love, e di un presunto, clamoroso incidente avvenuto in discoteca. Un'aggressione, addirittura. Lo so. La notizia ha fatto il giro del web in pochissimo tempo e tutti si chiedono cosa sia successo veramente. Chi ha osato stendere una star del suo calibro? E soprattutto, perché? Beh, non preoccupatevi, perché in questo video andremo ad analizzare nel dettaglio tutte le informazioni disponibili, le voci di corridoio, le smentite e cercheremo di fare un po' di chiarezza su questa vicenda che ha scosso il mondo del gossip turco e non solo. Prima di iniziare, però, vi ricordo di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto. Attivate la campanella per non perdervi nessuno dei miei prossimi video, perché ho in serbo per voi un sacco di contenuti interessanti e divertenti. E adesso, bando alle ciance, immergiamoci subito in questa storia. Allora, partiamo subito col dire che la notizia dell'aggressione a Burak Özçivit è esplosa come una bomba sui social media e sui siti di gossip turchi. Le prime indiscrezioni parlavano di una lite furibonda scoppiata in una discoteca di Istanbul, con tanto di rissa e, appunto, di Burak finito al tappeto. Immaginatevi la scena. Il bel Kemal Soydere, il protagonista di Endless Love, steso a terra in una discoteca. Incredibile, vero? Naturalmente, la notizia ha subito fatto il giro del mondo, arrivando anche in Italia, dove Burak gode di un'enorme popolarità. Le fan sono letteralmente impazzite, preoccupatissime per la sua salute e desiderose di sapere cosa fosse realmente successo. La reazione è stata quasi isterica, con hashtag di supporto che hanno invaso Twitter e Instagram in un battito di ciglia. Le fan italiane, in particolare, hanno organizzato veri e propri gruppi di preghiera virtuali, chiedendo a gran voce la verità e assicurandosi che il loro idolo stesse bene. Ma da dove è partita questa storia? E soprattutto, c'è un fondo di verità? Beh, come spesso accade in questi casi, le prime notizie erano piuttosto frammentarie e confuse. C'era chi parlava di un diverbio acceso con un altro avventore della discoteca, chi di una provocazione sfociata in una rissa vera e propria. Alcune fonti, addirittura, ipotizzavano un regolamento di conti legato a qualche affare poco chiaro. Insomma, un vero e proprio thriller. Si vociferava di un possibile coinvolgimento di figure losche legate al mondo della notte di Istanbul, una città sempre in bilico tra glamour e malavita. C'era chi sussurrava di un debito di gioco, chi di un affronto personale. Le teorie, come sempre in questi casi, si sprecavano. Il problema è che, inizialmente, non c'erano conferme ufficiali. Nessun comunicato da parte dell'attore, del suo staff o delle autorità competenti. Solo voci, indiscrezioni e pettegolezzi alimentati dai social media. I siti di gossip turchi, avidi di scoop, si sono scatenati, pubblicando articoli e speculazioni a non finire. La macchina del fango, come spesso accade, si era messa in moto. E, in assenza di informazioni certe, ogni voce, anche la più assurda, sembrava plausibile. Questo, ovviamente, ha contribuito a creare ancora più confusione e a diffondere notizie spesso contraddittorie. C'è chi giurava di aver visto Burak con un occhio nero, chi sosteneva che fosse stato addirittura ricoverato in ospedale. Insomma, una vera e propria tempesta mediatica. Le chat private delle fan erano in fermento, con scambi di messaggi frenetici e condivisioni di screenshot di articoli di giornale e post sui social media. La paura e l'incertezza erano palpabili. Poi, finalmente, sono arrivate le prime smentite. Fonti vicine all'attore hanno categoricamente negato l'aggressione, definendo la notizia totalmente infondata e priva di qualsiasi riscontro nella realtà. Secondo queste fonti, Burak si trovava regolarmente a casa quella sera e non aveva avuto alcun tipo di problema. Si è parlato di una serata tranquilla trascorsa in famiglia, magari davanti a un buon film e con la compagnia dei suoi cari. Un quadretto idilliaco che stonava completamente con l'immagine di una rissa in discoteca. A rafforzare questa tesi sono arrivate anche le dichiarazioni di alcuni amici e colleghi dell'attore, che hanno smentito categoricamente la notizia dell'aggressione. Neslihan Atagul, sua partner in Endless Love, ha rilasciato un breve comunicato in cui esprimeva il suo sostegno a Burak e condannava la diffusione di notizie false e tendenziose.
Anche altri attori turchi, suoi amici e conoscenti, hanno preso le sue difese, pubblicando messaggi di solidarietà sui social media. Insomma, sembrava proprio che si trattasse di una bufala colossale. Un'abile montatura orchestrata da qualcuno con l'intento di danneggiare la reputazione dell'attore. Ma allora, perché questa storia ha avuto così tanto successo? Beh, ci sono diversi fattori da considerare. Innanzitutto, la popolarità di Burak Özçivit. Stiamo parlando di una vera e propria star internazionale, un attore amato e seguito da milioni di persone in tutto il mondo. Qualsiasi notizia che lo riguarda, quindi, è destinata a fare scalpore. Burak è un'icona, un simbolo di bellezza e successo. La sua vita privata è costantemente sotto i riflettori e ogni suo movimento viene attentamente monitorato dai media. In secondo luogo, il fascino del gossip. Ammettiamolo, a tutti noi piace sbirciare nella vita privata delle celebrità, scoprire i loro segreti e i loro scandali. E una storia come quella dell'aggressione in discoteca, con tanto di rissa e mistero, è sicuramente un bocconcino ghiotto per gli amanti del gossip. Il gossip è un motore potentissimo, capace di generare interesse e curiosità anche nelle persone meno inclini a seguire le vicende delle star. La possibilità di scoprire lati nascosti e controversi della vita dei VIP è irresistibile per molti. Infine, non dimentichiamoci del ruolo dei social media. In un'era in cui le notizie si diffondono alla velocità della luce, basta un post su Facebook o un tweet su Twitter per scatenare un vero e proprio putiferio. E in questo caso, la notizia dell'aggressione a Burak Özçivit è stata amplificata a dismisura dai social media, diventando virale in pochissimo tempo. I social media sono un'arma a doppio taglio. Da un lato permettono di diffondere informazioni in modo rapido e capillare, dall'altro possono essere utilizzati per diffondere fake news e disinformazione. La velocità con cui le notizie si propagano online rende difficile verificarne la veridicità e contenere la loro diffusione. Ma torniamo alla domanda iniziale. Chi ha osato stendere Burak Özçivit? Beh, la risposta è che, molto probabilmente, nessuno l'ha fatto. Stando alle smentite ufficiali e alle testimonianze di amici e colleghi, la notizia dell'aggressione è una bufala bella e buona. Una fake news costruita ad arte per attirare l'attenzione e generare scalpore. Un esempio lampante di come la realtà possa essere distorta e manipolata dai media e dai social media. Certo, non possiamo escludere al 100% che ci sia un fondo di verità nella storia. Magari c'è stato un piccolo diverbio, un battibecco innocuo che è stato ingigantito dai media. Oppure, semplicemente, qualcuno ha voluto diffondere una notizia falsa per danneggiare l'immagine di Burak. In un mondo competitivo come quello dello spettacolo, le invidie e i rancori sono all'ordine del giorno. E non è raro che qualcuno cerchi di sabotare la carriera di un rivale diffondendo voci false e calunnie. In ogni caso, la morale della favola è che non bisogna credere a tutto quello che si legge sui social media o sui siti di gossip. Spesso, le notizie vengono distorte, esagerate o addirittura inventate di sana pianta. Bisogna sempre verificare le fonti e cercare conferme ufficiali prima di dare per certa una notizia. E, soprattutto, bisogna imparare a sviluppare un senso critico e a non farsi influenzare dalle emozioni e dalle suggestioni. E nel caso di Burak Özçivit, sembra proprio che la notizia dell'aggressione sia una fake news. Un'ennesima dimostrazione di come il mondo del gossip possa essere spietato e manipolatore. Un mondo dove l'immagine e la reputazione delle persone possono essere distrutte in un istante da una notizia falsa e tendenziosa. Detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia aiutato a fare un po' di chiarezza su questa vicenda. So che molti di voi erano preoccupati per Burak, ma a quanto pare non c'è motivo di allarmarsi. L'attore sta bene ed è in ottima forma, pronto a tornare sul set per nuovi progetti. E meno male, ragazze! Immaginatevi se il nostro Kemal Soydere fosse rimasto ferito. Sarebbe stato un vero dramma. E a proposito di progetti, vi ricordo che Burak è sempre molto attivo sui social media, dove condivide spesso foto e video della sua vita privata e professionale. Quindi, se volete rimanere aggiornati sulle sue ultime novità, vi consiglio di seguirlo sui suoi profili ufficiali. Potrete vedere le sue nuove foto, scoprire i suoi prossimi impegni lavorativi e magari, chissà, scorgere qualche dettaglio sulla sua vita privata. E ora, prima di salutarvi, riassumiamo brevemente i punti principali di questo video. Abbiamo parlato della presunta aggressione a Burak Özçivit in una discoteca di Istanbul, abbiamo analizzato le voci di corridoio,
le smentite ufficiali e abbiamo cercato di fare un po' di chiarezza sulla vicenda. Abbiamo visto come una notizia falsa possa diffondersi rapidamente sui social media e generare panico e preoccupazione tra i fan. Abbiamo sottolineato l'importanza di verificare le fonti e di non credere a tutto quello che si legge online. In definitiva, sembra proprio che la notizia dell'aggressione sia una bufala, una fake news diffusa dai media e dai social media. Burak sta bene ed è pronto a tornare sul set per nuovi progetti. E questo è ciò che conta, no? Spero che questo riassunto vi sia stato utile e che vi abbia aiutato a fissare i concetti principali. E ora, prima di chiudere definitivamente il video, voglio ringraziarvi di cuore per avermi seguito fino alla fine. Siete i migliori. Grazie per il vostro supporto, per i vostri commenti e per i vostri mi piace. Siete voi che mi date la carica per continuare a creare contenuti sempre nuovi e interessanti. Senza di voi, questo canale non esisterebbe. A proposito di commenti, vi invito a lasciare un commento qui sotto per dirmi cosa ne pensate di questa storia dell'aggressione a Burak Özçivit. Credevate che fosse vera? Siete sollevati che sia una bufala? Ditemi la vostra opinione. Sono curiosa di sapere cosa ne pensate e di leggere i vostri commenti. E infine, ma non meno importante, vi invito a mettere un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto, a condividerlo con i vostri amici e sui vostri social media e, soprattutto, ad iscrivervi al mio canale se non lo avete ancora fatto. Aiutatemi a far crescere questa community e a raggiungere sempre più persone. Attivate la campanella per non perdervi nessuno dei miei prossimi video e per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità dal mondo del gossip e dello spettacolo. Ho in serbo per voi un sacco di sorprese e di contenuti esclusivi. Grazie ancora a tutti per avermi seguito. Vi mando un abbraccio virtuale e vi aspetto al prossimo video. Ciao! E ricordate, non credete a tutto quello che leggete. Informatevi, verificate le fonti e sviluppate un senso critico. Solo così potrete difendervi dalle fake news e dalla disinformazione. A presto!